Allora amici, ci stiamo, la ciurma è dietro di me, vedo. Pescare. Sì, la ciurma è dietro di me, stiamo inerpicando verso quello che dovrebbe essere un punto panoramico molto bello, e i panorami effettivamente si preannunciano assolutamente molto belli. La natura qui è un po' diversa, vedete, è un pochino più viva e insomma penso che varrà la pena. Il sentiero prosegue, dobbiamo andare verso questo crinale sopra là, qui, che poi arriverà laggiù dove dovrebbe esserci la cascata. Questo pezzettino è un po' challenging, però obiettivamente siamo immersi in una natura veramente bellissima e maestosa. Vediamo se non muoio scendendo di qua. Guardate che meraviglia, con il ghiacciaio laggiù in fondo. Siamo quasi alla fine del pezzo di sentiero che adesso faremo oggi. Qui in fondo c'è questa bellissima cascata gelata, meravigliosa, panorama veramente pazzesco. Questa è la Steineder Cave e adesso andiamo a vedere che cos'è. È una cavernetta piccolina, a quanto pare usata dai pastori tempo fa, per metterci le pecore dentro. E già l'ingresso fa capire dov'è che stiamo entrando. Adesso entro. E dentro praticamente è tutta così, piena di piante che crescono sulle pareti. È spettacolare, un po' inquietante ma spettacolare. L'ultimo set di questa giornata, oggi è il 13. Lo faremo in questo posto dove ci sono degli specchi d'acqua bellissimi. Spero di non incristarmi male perché qua ho fatto tutto un po' a erba alta, però è molto suggestivo. Sembra di stare in quelle specie di paludi del Maine, non so, spero che sono ghiacciate in questo caso. E adesso qua ci stiamo per approntare per fare un set con lei, poverina. Ancora più di 3/4.
Dunque, i nostri appartamenti, 2 appartamenti gemelli enormi. Adesso vi faccio anche vedere il bagno. Bagnetto, ingressino, camera 1, camera 2, e giga salone, veramente bellissimo direi. Cucina a isola, stupenda. Questa è la... bellissimo, qua ci facciamo una serata top. Benvenuti a un nuovo episodio di Masterchef edizione Iceland. Cosa ci stai preparando, Giulia, questa sera? Chef, sono nella merda. Chef, siamo in grande difficoltà. Abbiamo della passata del tonno E senza olio. Poi abbiamo dell'acqua ferma con del sale ristagnato sotto. Questo pressure test è veramente difficile. Poi muoro. Siamo in una condizione di grande disagio, come avrete intuito. Per salvarci in dietro abbiamo insalata di riso. For one. Tutti gli altri 9. Allora, Reykjavik morning time, poca gente in giro, 9 di mattina. Freschino, freschino freschetto ma non troppo. Uno strano odore di uovo marcio che permea l'aria, però c'è una bellissima luce. E anche oggi, non si sa perché, abbiamo un cielo azzurro, contrariamente a qualunque previsione barra. Gatto sulla finestra a destra, quella nera, è sceso. Contrariamente a qualunque previsione, abbiamo il cielo azzurro. Guardate che carine queste stradine. Allora, buongiorno, sono un po' cieca. Dicevo, adesso ci stiamo recando a Gullfoss. Tra l'altro abbiamo riso come dei pazzi perché il nostro walkie-talkie che stiamo usando per parlare tra le macchine prendeva interferenze di gente che stava lavorando, quindi eravamo qua che noi gli rispondevamo a bestemmie e loro eretti non capivano cosa stava succedendo, quindi è stato un momento molto divertente. Adesso ci dirigiamo verso Gullfoss. Veloce pit stop sulla strada per Gullfoss, in cui abbiamo questo bellissimo panorama d'aria, ovviamente come sempre che non può fare la persona normale, e si lancia Marco laggiù in fondo, va bene, e insomma bellissimo, fa un freddo polare ovviamente. Mentre andiamo verso Gullfoss vorrei fare un grande, e la stradina è questa, vorrei fare un grande shout out ai panini che ci hanno tenuto vivi in questi giorni e onestamente anche risultati molto buoni. Vedete questi qua tipo baguette con vari tipi di ripieno, e questi qua tipo invece toast, squisiti, veramente squisiti, costosi, tipo 600 corone questo piccolo, da qualche posto un po' più un po' meno, ma più o meno questo è 900 quello grande, quindi panini da appunto 5-6-7 euro massimo, veramente squisiti, che ci hanno veramente tenuto a galla in questi giorni, in questa fredda landa desolata. Eccolo. Sulla strada di ritorno dal Geyser e da Gullfoss abbiamo fatto una piccola deviazione mentre stavamo cantando le canzoni dei cartoni animati
quindi c'è stato un momento di grande divertimento in cui io come una pazza cantavo la canzone di Nightmare Before Christmas e adesso siamo arrivati a vedere questo. Paf! Allora, comunque, appena arrivati in questa piccola caffetteria molto carina, abbiamo preso un po' di tortine, belline per ricocillarci, ci raggiungeranno anche gli altri, siamo qui da soli, e sentiamo come sono queste cose. Non è male. Vedo che siano vegane. Benvenuti amici da una cella frigorifera islandese. Traduzione: in questo posto evidentemente i supermercati non sono come da noi che hanno i frigoriferi a parte. Questo è la zona frigorifero. Quindi praticamente, vabbè, ovviamente ci sono tonnellate di skyr, che è anche molto buono tra l'altro, e è proprio tutto il reparto frigo. Quindi ovviamente c'è tutta la zona latticini, qua vedete la carne esposta bellamente qui, così, come se niente fosse, esposta in vetrina senza vetri, cioè, ci sono pezzi enormi di carne, così, siamo dentro il frigo praticamente. E vedete che ovviamente c'è un pesce, chiaramente pesce che qua non manca, carne appunto la maggior parte di agnello perché il grosso della loro carne, appunto il piatto diciamo tipico è l'agnello, quindi qui vedete vari tagli di agnello evidentemente. E basta, quindi questa è la cosa un pochino più particolare. Anche i succhi di frutta sono nella cella frigorifera. Qui c'è la porta, le salse, perché loro usano moltissime salse, quindi effettivamente ce ne sono una vagonata, come potete vedere. Insalate russe, cose del genere, usano queste cose molto cremose, pastose. Qua ci sono i sughi pronti, per la gioia di Riccardo, che forse ne vorrà. E poi usciamo dalla zona frigo e rientriamo nella zona normale, pieno di roba liofilizzata perché evidentemente i turisti dati i prezzi ne approfittano. E fine della storia. Questo è il supermercato più o meno islandese e, insomma abbastanza fornito in realtà e insomma tutto molto carino. Ecco, ci terrei a precisare che non ci sono praticamente zona frutta e verdura, vedete qui delle banane e direi che la zona frutta e verdura è esaurita qui, non vedo altro, vedo zone di panini, molti carboidrati, però ecco non trovo nient'altro di roba fresca, quindi questo è sicuramente un discount, quindi mancano probabilmente alcune cose che nei supermercati più grandi invece ci sono. Però ecco sì, questa è la frutta e verdura a disposizione di questo supermercato. Siamo in centro a Reykjavik. Ecco, la tonnellata di panini di cui vi parlavo è questa, vedete ce n'è veramente, questa è una marca diversa da quelli che abbiamo mangiato noi, ma ci sono veramente di ogni tipo, panini con dentro la qualunque, anche molto buoni francamente, prezzi più o meno insomma alti però ragionevoli. Vedete che questo sandwich qui davanti costa 515 corone, quindi insomma non è una cifra allucinante, ecco, per un panino, è alta ma non è allucinante. Sì, beh, questo magari lo buttiamo un attimo dentro. Cos'è quella roba?
Spende 100 grammi di pane. Questa è già condita, questa può andare, via. Secondo me Non è stupido però. Ti aiuto. Infatti lo sto vedendo. Oggi il meteo palesemente è meno dei nostri, ma ha piovuto tutta la notte per fortuna. Adesso speriamo che dia qualche ora di tregua in modo da permetterci di fare un po' gli ultimi giretti che vorremmo fare. Gli ultimi giretti che vorremmo fare qua in zona Reykjavik. Però è un po' meno freddo rispetto ai giorni scorsi, per cui francamente va anche bene. E niente, devo dire che veramente è stato un viaggio bellissimo. Abbiamo visto una marea di cose, una più incredibile dell'altra, e veramente sono molto soddisfatta. Siamo anche riusciti a sfruttare molto bene i tempi, non abbiamo avuto buchi cioè abbiamo sfruttato proprio le giornate al 100% di quello che potevamo. Guardate che carino questo steccato, le persone che vanno al lavoro, la città che ormai è sveglia perché sono le 9 di mattina, e insomma ancora abbiamo questa mezza giornata, cercheremo di sfruttarla al top. Per dovere di cronaca, questa è Rainbow Street, vedete laggiù in fondo la cattedrale che svetta, ovviamente strada molto instagrammabile, senza un particolare perché obiettivamente, però insomma sicuramente un posto abbastanza famoso. No amore, no, un posto molto, sicuramente un posto abbastanza celebre, ecco, sui social e similari, questa strada. Questa è molto carina, in realtà c'è poca gente, però è proprio la città che è carina, ha un bel sapore, ha una personalità molto interessante questa città, ecco. Quindi questa strada è semplicemente una scusa in più per attraversare questa zona molto pittoresca comunque. Incredibile ragazzi, proprio colpo di scena assurdo, strano. Qui vedete questo fiore giallo, che è il fiore che usai come prop per il primissimo evento che facevamo insieme a Riccardo di Cinema Meets Fashion, e quindi mi fa riderissimo che lo sono venuta a trovare proprio qui in Islanda, tutti assieme. Ecco, questo invece è il lungomare di Reykjavik, quindi bellissimo, bisogna dire. Vedete qua la città alle spalle, bello, obiettivamente anche questa è una bellissima visuale, con queste montagne e queste nuvole che si stagliano nel cielo, veramente bello. Piccolo, sta piovendo, piccolo recap. In 4 pazzi, 1, 2, 3, 4, abbiamo deciso di affrontare questo percorso verso delle sorgenti termali. Ovviamente il planning era di fare il bagno, ma non credo che avremo questa fortuna. E dobbiamo fare un bel pezzettino. Siamo in questo panorama bellissimo con, vedete, queste fumarole. Il problema è che c'è vento e piove, quindi siamo in questa fase. Vediamo se arriviamo vivi. Non so quanto si intuisca dal video, ma la situazione è un po' extreme. Piove, siamo fradici, stiamo morendo di caldo perché abbiamo 800 strati sotto le mantelle. Io ho fatto un sentiero qua sopra, non so se ho fatto bene, se riuscirò mai a scendere. Per terra c'è del ghiaccio, insomma le abbiamo tutte. Ricky si è perso laggiù dietro, adesso ci raggiungerà, però bisogna dire che effettivamente... Fate un ciao!
profughi in mezzo alla neve, al ghiaccio e al fango e alla pioggia. Dario laggiù in fondo ovviamente, perché quando c'è una cosa del genere bisogna un po' esimersi dall'andare a vedere. Guardate però che panorama che panorama bellissimo stiamo godendo, nonostante la pioggia, nonostante il vento, nonostante il freddo, nonostante tutto. Guardate il fiume qua davanti, cascata. Pauroso. Una roba, uno spettacolo, è indescrivibile. Colori incredibili, anche con il nuvolo. Là davanti vedete che c'è una nuvola, probabilmente è la nostra meta. Aspetta che devo saltare questo, opla. Direi che siamo quasi arrivati alla meta. Le riprese in movimento. Anche le riprese in movimento mentre salto i fossi per la lunga. Bellissimo. Che stupendo. Ah, perché sotto è più calda. Sì. È emozionante anche, perché evidentemente c'è un'uscita da lì. Che figo. La valeva questa cosa. Valeva la pena. Messo in questa maniera è imbarazzante. Allora, l'ultima tappa direi prima dell'aeroporto, questo faro arancione molto carino, con qui dietro un mare rabbioso, veramente rabbioso, che adesso andiamo a vedere, ci avviciniamo delle onde enormi, spettacolari, con i gabbiani che volano. Bellissima scena, veramente maestosa. E con questi ultimi panorami ci siamo avviati verso l'aeroporto per lasciare questo bellissimo paese. Ci ha regalato emozioni incredibili, abbiamo passato delle giornate bellissime, il gruppo si è divertito tantissimo, abbiamo fatto esperienze incredibili. Questi video rendono solo una parte di quello che abbiamo vissuto, ma ci tenevo a fare comunque un vlog a memoria di quello che sono state un po' queste giornate, e vi aspetto sul canale per tanti altri contenuti fatti in Islanda e non solo. Alla prossima!